Ciao a tutti, benvenuti e ben ritrovati da Francesca. Quella di oggi è una tecnica veramente facile perché servono pochi passaggi e non dobbiamo preoccuparci troppo delle celle o di come potranno venire, perché in realtà, vedrete, hanno veramente poca importanza. Quello che vi serve, colori acrilici, i più economici andranno bene, colla vinilica bianca e acqua andranno benissimo per preparare le vostre miscele e una piccola tela. Quello che andremo a provare a riprodurre oggi è un po' questo effetto qui. Vedete, una specie di prato con dei fiori, ovviamente astratti perché parliamo di fluid art, però veramente con poche cose e pochissime mosse, in sole 3 mosse, possiamo ottenere effetti come questo. Oggi proviamo a fare qualche prova. Grembiuli e occhio al tavolo. Allora, qui abbiamo la nostra telina e poi abbiamo i colori. Questo è un magenta di Amsterdam, questo invece è un giallo primario e questo è un bianco di PVO. Tutti i colori sono preparati con una parte di colore e 2 di colla e acqua. Questo è un verde di Montmartre. Questo invece è un verde un po' più scuro, di marca Vivace, che useremo dopo. I verdi li usiamo dopo e adesso andiamo a preparare la tazza con questi colori qua. Allora, la paletta colori che useremo per questi versamenti è sempre la stessa. Adesso mettiamo però in questo versamento una goccia di silicone, anzi 2, nel bianco. Scogliamo bene e lo versiamo così, come base. Distribuiamo la nostra base di bianco, ci aiutiamo col bastoncino, scoppiamo le bollicine, poi prendo la mia tazza. Avete visto che non avevo messo silicone, ebbene metto una goccia o 2 di silicone nella tazza già versata. Non voglio ovviamente creare un arancione, se io mischiassi tutto diventerebbe un colore unico, invece ho buttato dentro 2 goccioline così, mischiandole proprio appena appena. Sto semplicemente giocando un po' col silicone. In questi versamenti useremo la stessa paletta colori, quindi i colori saranno sempre quelli, ma proverò a mettere il silicone diversamente, ecco. Ecco qua. Ok, adesso prepariamo invece un altro bicchierino, quindi stratifichiamo i verdi. Metto anche un pochino di giallo per creare una sfumatura un po' più brillante, però andiamo, diciamo così, a creare quello che dovrà essere il nostro prato. Bene, allora, vabbè, appoggiamo un attimo la tazza e scoppiamo le bollicine, vediamo anche se emerge già qualche cella,
di solito, insomma, mi aspetto che qualcosina esca, poi le andiamo a tirare fuori dopo. Sì, dai, qualcosa esce. E poi andiamo comunque a versare sopra il nostro prato. Allora ricopriamo tutta la superficie col verde, perché questo sarà un po' l'effetto prato. Ok, sì, scoppiamo. Eventuali bolle d'aria e poi prendiamo il palloncino, eccolo qua, e iniziamo a tirare fuori i colori sotto. Ogni tanto passiamo la torcia, perché comunque facciamo emergere a questo punto qualche cellina. Andiamo. Cioè continuiamo a tamponare finché non siamo soddisfatti del risultato. A me qua per esempio non piace ancora. Allora, prevale molto il bianco, sta emergendo soprattutto il bianco, quindi stanno diventando fiori prevalentemente bianchi. Sì. Prendiamo silicone e metto una goccia nel giallo, una, perché ne ho veramente poco di giallo, una, e una nel magenta, che è una bollicina d'aria, ecco, benissimo, mescoliamo. E mescolo anche il giallo. Nel bianco invece non ho messo nulla, ok? Prendiamo un bicchierino e compongo la mia tazza. Ricopriamo, ma anche qui non mi preoccupo particolarmente del risultato di questo strato. Sicuramente qui usciranno più celle. Infatti. E quindi mi aspetto un risultato diverso. Andiamo a preparare il prato. E vai di prato.
Ricordo che nel verde non ho mai messo silicone, non lo metto mai. Si può mettere comunque, però io non lo metto, perché non voglio troppa reazione cellulare in realtà. Scoppiamo per far emergere adesso qualche cellina. E scoppio quando voglio altre celline. Ecco, però un po' troppe celline, perché poi mettendo il silicone nei colori sotto ne emergono un po' troppe. Il rischio è che si crei un po' di caos e si perdano un po' i fiori, quindi ripasso più volte. Allora, preparo la tazza per il prato e metto anche un po' di blu per inscurire un po', per dare diciamo delle sfumature diverse, anche perché ho finito il verde scuro. Passo la torcia, non la vedete forse nello schermo perché sto lontana, però faccio scoppiare. Di nuovo torcia.
Allora, avete visto che con pochissimi colori, sempre gli stessi, giocando un po' sulla stratificazione, sul silicone e con la torcia si possono comunque ottenere effetti diversi. Questa è una tecnica che considero veramente molto leggera, che ogni tanto mi piace fare quando non ho voglia di concentrarmi e di stare attenta a come vengono le celle, se ne vengono tante, o poche, o belle, o brutte, come viene il disegno sopra. Lascio andare la mente e la mano e non ci penso. Come viene, viene, perché poi vado a modificare, a creare il mio motivo con il palloncino. Quindi la considero una tecnica veramente molto adatta anche a chi ha le prime armi e inizia appunto a pasticciare, come dico io, con i colori. A volte piace pasticciare anche a me, quindi senza pensare troppo. Non so cosa ne pensate voi, se vi piacciono i risultati ottenuti, se c'è uno che preferite oppure no. Io come al solito vi aspetto con i vostri feedback nei commenti e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao a tutti!